religioni. Nel mondo, si sa, ne esistono centinaia di migliaia di centinaia. Oggigiorno possiamo anche ricevere la notizia di come di nuove ne vengano create costantemente. Alcuni anni fa molti devoti si sono ad esempio convertiti al virale culto del dipreismo. E mentre che in Italia si predicano i 3 nuovi capisaldi dettati dal nuovo messia: il sesso, la droga e il denaro liquido, il cash frusciante, in alcune altre parti del mondo ci si dedica ancora alla preghiera. Nel caso di oggi, a quella cantata. Unitevi quindi con me oggi all'interno del labirinto del fato, dove i confini tra modernità e tradizione si scontrano, dove il fascino inebriante delle nuove arti si mischia a melodie di preghiere storiche. Un ritmo estatico scorre tra le vene di questi visionari, i quali... Originata dalla tradizione Sufi al sud dell'India nel XIII secolo, nel 1200, io ancora faccio confusione, ve lo confesso, nell'anno 1200, la musica qawwali veniva utilizzata dai predicatori come uno strumento per diffondere i nuovi insegnamenti dell'Islam ai credenti. Il padre di questa forma di preghiera, perdonatemi la mia pronuncia sufficiente, Amir Khusrau, fu appunto il primo ad adottare strumenti musicali come il sitar e la tabla all'interno delle sue funzioni. Alcune delle sue poesie, pensate, risalenti appunto al 1200, vengono cantate tutt'oggi da esponenti moderni della musica qawwali. Quindi, in parole povere, il qawwali non è altro che una sottocategoria della musica sufi. Caratterizzata da un'atmosfera partecipatoria che tratta di argomenti come l'unione divina, l'amore per Dio e il risveglio spirituale. E per quei poveretti che ancora se lo stessero domandando, il sufismo non è altro che la forma più mistica e spirituale dell'Islam. È importante sottolineare, prima di cominciare questo video, come le varie tradizioni nel corso degli anni vadano inevitabilmente a mutare. E proprio per questo motivo si sono andati quindi a creare vari tipi di stili ed interpretazioni di questo genere musicale. Possiamo infatti vedere oggi come le sorelle Nuran, pur essendosi largamente ispirate ai vari esponenti più moderni del genere, siano riuscite lo stesso a ritagliarsi una piccola fetta di importanza all'interno di questo mondo, proprio poiché sono riuscite a modernizzare un genere risalente al XIII secolo. Non facciamo confusione, il XIII secolo è il 1200. Nate a Shahkot nello stato del Punjab,
Jyoti e Sultana sono figlie e nipoti di importantissime figure nel panorama qawwali. La loro nonna, Bibi Nooran, talento naturale fin da bambina, era interessata fin da giovanissima all'arte del canto. Sua madre, purtroppo, ritenendo questa una carriera non prospera per la figlia, cercò di reprimere in ogni modo possibile qualsiasi forma di insegnamento o lezione del canto nei confronti della figlia. Curioso come il marito di Bibi fosse un cantante professionista, lei non le abbia mai chiesto di cantare insieme. La povera Bibi si ammalò quindi gravemente di una malattia seria e sconosciuta. Qualsiasi medicina donatagli dal marito non servì a curarla. Fu così che dopo anni di tentativi inutili il marito decise quindi di provare l'ultima medicina possibile, una medicina naturale, il canto. Fu così che la povera e innocente Bibi Nooran guarì e divenne la leggenda che al mondo d'oggi tutti conoscono. Tra i suoi figli spicca il nome di Gunda. Gundir, padre e maestro delle sorelle Nooran. Egli in un'intervista non si è fatto alcun tipo di problema ad ammettere come prendesse travi di legno e le spaccasse sulla schiena delle sorelle pur di insegnargli l'arte del canto. Tutto ciò probabilmente l'ha preso da Bibi Nooran, la quale faceva lo stesso con lui. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। Nella stessa intervista, dove rivela i suoi simpatici metodi di apprendimento, lancia anche un messaggio ai giovani artisti, rivelando il segreto, secondo lui, del successo della sua famiglia. ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੌਪ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। Guru to bina kuch nahi. Mere father sahab, mere ustad, mere guru. Che per avere successo in qualsiasi strada che noi si voglia intraprendere nella nostra vita sia assolutamente necessario trovarsi un maestro, un insegnante. Come lui è stato per Jyoti e Sultana, suo padre lo fu a sua volta per lui. Hona chahiye. Guru to bina kuch bhi nahi. Agar je tusi kuch karna chaਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ guru to bina kuch nahi. Guru ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। In qualsiasi cosa, senza una figura di riferimento, senza un'ala che ci copre e ci protegge, si è destinati al semplice fallimento. Queste sono parole sulle quali io personalmente ci rifletterei un attimino. Sultana è nata nel 1992, anno in cui Mandela venne eletto presidente africano, e Jyoti invece nel 1994, l'anno in cui Falcone e Borsellino vennero fatti esporre. Ai concerti live si riesce a intravedere come la loro relazione sia esattamente quella che ti aspetteresti tra due sorelle. Jyoti, la più giovane e esuberante, assume il ruolo di showgirl sul palcoscenico, ricevendo la maggior parte delle volte le classiche occhiatacce da sorella maggiore da Sultana. Sultana, molto più pacata, ha una voce più matura rispetto a quella acerba di Jyoti, supportandola spesso con tecnica durante le esibizioni.
Hanno inoltre spesso ribadito come loro abbiano sempre cantato insieme sin dal primo giorno e proprio per questo motivo non se la riescono a immaginare una carriera da soliste. चार पे भारी लागे होके तेज कटारी आगे चली चली अस्कवारी शर्म उदारी चार पे भारी लागे जाए भाड़ में दुनियादारी वो तो चली चली चल अलिया अली 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 अली। Prima di raccontarvi però la storia del loro successo, è importante che io vi metta all'interno di un'ottica ben precisa. Joti e Sultana, nonostante i nomi importanti della loro famiglia, arrivano da una storia di assoluta povertà e disagio. Alcune fonti sostengono che non abbiano nemmeno ricevuto un'educazione adeguata e che prima del loro successo le sorelle fossero addirittura illiterate. Figa. Ma cos'è quindi che ha fatto sì che le sorelle passassero da uno stato di assoluta povertà fino ad arrivare a vincere 2 premi come migliori voci femminili ai Global Indian Music Awards? La loro prima apparizione in televisione avviene all'interno del programma MTV Sound Tripping, dove la musicista Sneha Skywalker dove la musicista Sneha Kanvalkar viaggia all'interno del Punjab per registrare strumenti e suoni da inserire poi all'interno del suo nuovo brano Tung Tung. Sneha, che probabilmente è di Livorno, racconta di come avesse conosciuto queste 2 ragazze e si domanda se ancora abitassero in questo villaggio dove le aveva incontrate tanti anni fa. Fermi. Passate a questo minuto qui, cliccate il minuto qui per saltare lo spoiler. Sì, erano lì. Vengono così scelte come voci per il nuovo singolo. Questo è il fantastico risultato. Non vi garba? Guarda che in India è andato tantissimo. Questa canzone, marchiata MTV, divenne estremamente popolare e grazie alla sua natura particolarmente remixabile fece sì che la voce delle sorelle cominciò a spargersi all'interno del continente indiano. Le sorelle cominciarono a poter prestare la loro voce all'interno di film minori, fino a quando A.H. Rahman, pluripremiato compositore indiano, non le notò. Questo non nulla di compositorino ha alle spalle 3 Oscar, un Golden Globe e un premio della critica. E grazie a questa minore botta di fortuna da parte delle sorelle, Rahman decide di scrivere per loro il brano Pa. Pataka Goody. E sì, se qualcuno se lo stesse chiedendo, Rahman non è altro che il compositore di questo brano. Pataka Goody è stata scritta come colonna sonora del film Highway, in cui la trama, una giovane ragazza viene rapita e detenuta in attesa di riscatto pochi giorni prima del matrimonio. Dopo l'uscita del film, la fama delle sorelle è arrivata alle stelle, arrivando addirittura a
stuzzicare l'interesse del cantante e produttore musicale Drake, il quale decide di acquistare i diritti del brano per lavorare poi in futuro sul remix. Jyoti Nuran, all'interno di questa intervista della BBC indiana, afferma di come stessero collaborando sulla realizzazione del remix e di come sarebbe uscita a breve. क्या बातें हुई हैं ये तो बता दे। बातें कुछ नहीं हुई, बस वो उन्होंने गाना एक ये इसका अभी सेकंड वर्जन किया है पटाखा गुड्डी का। अच्छा वो गाना लिया हुआ है ड्रेक जी ने, तो फिर अब देखते हैं क्या करना है। तो ड्रेक ने ये गाना लिया हुआ है पटाखा गुड्डी और इसका इसको एक दोबारा डब किया था, वाओ इंडिया में किया था। तो ये जो वर्जन है ये ड्रेक का वर्जन नहीं है, तो आप ये कह रही हैं Drake कि का अब एक ड्रेक का वर्जन आने वाला है पटाखा गुड्डी का। That is amazing. Fatto sta che la notizia è uscita un anno fa e ancora al giorno d'oggi non si è sentito nulla di nuovo. Successivamente ha anche espresso la sua teoria su come, raggiunto il platino, i giocatori di League of Legends smettano di lavarsi. Shut down. Dopo il loro successo, Jyoti Sultana si sono esibiti da tutte le parti del mondo, facendo concerti in Europa, in America e in India, facendo conoscere così a tutti gli usi e costumi della tradizione Sufi. Spesso ai loro concerti si unisce a loro anche Kundi, assumendo il ruolo di terza voce e di strumentista dell'armonium indiano, strumento tipico della musica qawwali da metà 1800. È interessante notare come, nonostante sia uno strumento importantissimo per la cultura orientale, sia stato portato lì proprio da noi occidentali e per questo motivo non presenta microtonalità. La storia ufficiale dell'armonium indiano narra infatti di come sia stato trasportato in Oriente da dei missionari cristiani a metà 1800, i quali avevano bisogno di uno strumento facile da trasportare durante la recita delle loro funzioni religiose. Altri strumenti degni di menzione suonati dalla band delle sorelle durante le loro performance sono: numero 1, la tabla. È una coppia di tamburi di diverse dimensioni, i quali fungono la maggior parte delle volte come base ritmica al brano. Abbiamo poi il dholak, il quale è una percussione a due teste, su una delle quali viene applicata una membrana di catrame così da attutirne il suono. Le esibizioni delle sorelle Nuran sono cariche di energia, così come le loro canzoni. E questa è una caratteristica che le contraddistingue dalla concorrenza, facendola giudicare una fetta di importanza all'interno del panorama musicale qawwali. La musica Sufi è passione e dedicazione e grazie alle sorelle Nuran il mondo occidentale ha potuto ricevere un assaggio delle loro tradizioni. Wow, il mio nome è Lorenzo Degli Innocenti, mi potete trovare su Spotify. Grazie per aver visto il video e ci si becca, ciaone!